E oggi, dopo non so neanche quanto tempo, torniamo a fare un video su di loro, Mini 4VD. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di strumenti. Abbiamo già visto sul canale ad esempio il motor boot, il sistema che tramite un sensore laser ci va a dire quelli che sono i giri motore. Beh, oggi vediamo un qualcosa di molto simile. Sto parlando del Multitool Mini 4VD di G-Lab, che mi è stato gentilmente prestato dal nostro caro amico Cosmo. Che cosa fa questo strumentino? Lo vediamo subito insieme. Come vi dicevo nell'intro, è uno strumento utile per le Mini 4VD per fare tutta una serie di cose, non solo per quanto riguarda i motori. Vedete qui c'è l'innesto appunto dove si va ad inserire il motore per fare varie rilevazioni, ma ci dice anche alcune cose per le batterie, quindi è uno strumento che fa un po' più di cose. La scocca è stampata in 3D, diciamo, come ne abbiamo già viste tante, lo sappiamo che la stampa 3D è super utilizzata al momento. Rispetto ad altri tool, ecco, il Multitool di G-Lab ha di buono che va a batteria alimentata, o meglio ricaricabile tramite un ingresso USB-C che vediamo qui. Ve lo faccio vedere meglio, ve lo giro anche, che deve essere alimentata a 1 ampere 5 volt massimo, mi raccomando, perché sennò si rischia di farlo schioppare. Abbiamo quindi poi qui l'interruttore e non mi chiedete cosa fa questa porta, perché lo approfondiremo dopo. Nella parte superiore, come dicevamo prima, abbiamo l'innesto motore con un, possiamo definirlo innesto, un inserto, che viene fornito assieme al Multitool, che ha un lato colorato, un po' assomiglia un po' a quello del motor boot di Miclabo, però a differenza del motor boot il sensore qui rileva la differenza di colore, quindi non c'è un sensore laser, questo non è una stagnola, un materiale riflettente, perché va a rilevare in realtà la differenza di colore tra bianco e nero. Vedete? Lo vedete proprio qui nella rotazione. Qui all'angolo abbiamo una bella rotella e, se ve lo state chiedendo, sì, è esattamente quello che pensate che sia una sorta di speed checker, quindi semplicemente andando ad appoggiare la ruota della nostra Mini 4VD mentre è accesa in questo modo la si va a ruotare e possiamo andare a vedere quello che è il valore di rotazione di una Mini già composta, quindi non direttamente al motore. Abbiamo anche non so come definirlo, un interruttorino, un pisellino, un qualcosa, non so come chiamarlo, ma è quello che va a definire il senso di rotazione del motore, quindi in avanti o indietro. Abbiamo poi qui una manopola che è cliccabile, quindi come il motor boot, e 2 slot batteria. Perché? Adesso lo vedremo. Intanto lo accendiamo. Eccolo qui, 10 punti a Grifondoro per il logo dei Bulldog in accensione, ed eccoci qua. Allora, il menu, come vedete è a colori, ha tutta una serie di icone molto belle. Secondo me da questo punto di vista già è stato fatto un passo parecchio in avanti rispetto ad altri strumenti dove di solito è già tanto se abbiamo il nero e un altro colore più il colore della selezione. Qui abbiamo delle vere e proprie icone, ovviamente anche il logo nel caricamento dovrebbe essere personalizzabile. Che cosa fa questo strumento? Lo vediamo subito qua, è un sistema 4 in 1 che ci dà la possibilità di verificare gli RPM, lo schermo non è touch, ve lo sto cliccando per farvelo vedere. Abbiamo la possibilità di avere uno speed checker tramite la rotazione di questa rotella, abbiamo un Gauss meter, quindi la rilevazione dei magneti all'interno del motore, e un meter per andare effettivamente a testare quelle che sono le batterie che vengono poi inserite. Perché ci siamo avvicinati a questo strumento? È presto detto. Anche il checker degli RPM viene fatto tramite l'utilizzo di batterie, quindi non è la batteria che alimenta il device effettivamente ad alimentare anche il motore come avviene con il motor boot, ma dobbiamo effettivamente utilizzare delle pile. Questo perché? Per avere dei valori molto più vicini alla realtà d'uso, ok? Perché nel momento in cui eroghiamo corrente tramite una fonte di alimentazione come può essere la spina di corrente, sicuramente ci sarà un po' di differenza rispetto a delle batterie, soprattutto per quanto riguarda le NIMH,
NMH che sappiamo avere un decadimento del voltaggio durante l'utilizzo. Partiamo quindi dall'RPM checker, che è la prima funzione, eccola qui. Ovviamente vedete non sta partendo perché non ho inserito effettivamente le batterie. Allora, tra le varie cose abbiamo anche, intanto inseriamo la batteria, va, è meglio. Ok, come vedete ora effettivamente a schermo possiamo notare che ci sta dicendo che è alimentato, ok? Sta rilevando effettivamente 1.398 volt, ok? Giusto per darci un'idea di quello che è il valore che gli stiamo andando a dare. Per cella, ok? Quindi 2,7 dovrebbe essere la somma, 2,8 circa, 1,4 per cella. La cosa molto bella è che è molto specifico, molto visivo da questo punto di vista, perché come vedete i motori ci sono delle immagini, ok, oltre al nome effettivo, quindi noi andiamo a definire quello che stiamo utilizzando, quindi se è un motore monopignone, se è uno stock addirittura abbiamo i motori pro, insomma ce ne sono tantissimi, ok? C'è addirittura il plasma, l'ultra, lo sprint che farà felici tanti. Quindi ora nel momento in cui siamo pronti, l'unica cosa che dobbiamo andare a fare qui nel nostro pistolino qua a sinistra sarà impostare il senso di rotazione. Verso l'alto dovrebbe essere in avanti e verso il basso dovrebbe essere indietro, quindi muovo in avanti e come vedete effettivamente il tool lo sta rilevando. Tra l'altro, cosa molto bella, vedo in tempo reale i valori di assorbimento del mio motore per quanto riguarda sia il motore che anche il decadimento del voltaggio. Quindi questa apre lo scenario a... Scusate, lo stoppo un attimo perché fa veramente un casino incredibile. Apre tantissimi scenari da questo punto di vista per quanto riguarda la rilevazione e il capire effettivamente come si comportano le nostre batterie in relazione a un motore. Sì, perché comunque, come abbiamo detto tantissime volte, l'NIMH rispetto a tecnologia litio decadono nel tempo in termini di tensione e questo ovviamente si traduce anche in un abbassamento delle prestazioni. Sta poi a noi dal punto di vista di selezione e lavorazione delle batterie andare a mitigare questo, quindi cercare magari di utilizzare delle batterie ovviamente in relazione all'uso che se ne deve fare che magari decadono meno perché dobbiamo fare un utilizzo un pochino più endurance oppure dobbiamo fare un utilizzo più dragster, ok? Possiamo dire anche così, quindi abbiamo necessità che ci sia magari uno sparo molto forte della pila, non ci importa che duri nel tempo e quindi si fanno determinati ragionamenti. Per cui ecco, come vedete la tensione della mia coppia di batterie è scesa e ho anche il tempo per quanto è stata eseguita, quindi 28 secondi. Sapendo anche ad esempio quanto è lungo un tracciato, possiamo anche già sapere quanto durerà effettivamente il giro minimo e capire questo ci apre veramente a tantissimi ragionamenti, come per esempio quale tra i miei power ha più durata, per esempio quale tra i miei power mi dà uno spunto iniziale, quale tra i miei motori, non diciamo power perché diciamo è un ragionamento abbastanza generico, ha un assorbimento minore, quindi se ho una pista molto lunga o addirittura sulla 5 corsie, sapere che il mio motore assorbe poco, magari non è il super performante, ma questo mi può ovviamente avvantaggiare sul lungo. Stessa cosa per le batterie, se ho delle batterie che decadono molto lentamente nel tempo, ecco io qui già da questa schermata posso fare veramente tutti i ragionamenti del caso. Veramente ottimo lavoro G-Lab. Credo ci sia proprio tutto quello che serve da questo punto di vista. Vediamo insieme gli altri valori. Ovviamente questo ragionamento si può fare anche nel senso di rotazione opposta, ecco, vedete? Quindi non è un vero e proprio strumento per il rodaggio come può essere il motor boot, ma questo già mi sembra veramente uno strumento di analisi per capire effettivamente quanto rendono i nostri motori, quanto rendono le nostre batterie e fare dei ragionamenti a casa per prepararci alle nostre gare. Passiamo ora a una funzionalità veramente molto interessante che è lo speed checker. Tanti di voi lo avranno visto, lo abbiamo utilizzato tantissime volte anche qui sul canale. Esisteva una versione mini 4VD speed checker di Tamiya che è una sorta di banco prova dove si inserisce sopra la mini, ci sono dei rulli che girando ci dicono i chilometri orari. Ecco, diciamo che con le costruzioni degli ultimi anni lo speed checker diventa un po'
scomodo, perché soprattutto per quanto riguarda le open, dove le costruzioni sono importanti, è un po' più difficile andare ad inserire una Mini 4VD sopra lo speed checker, perché proprio non ci si incastra, ok? Però ci vengono in soccorso tantissimi altri strumenti, perché qui si tratta semplicemente di andare a misurare la rotazione di questa rotella. Vedete, sto provando a farla girare così per darvi un'idea del valore che cambia nel tempo, però ecco, l'utilizzo reale che se ne deve fare dovrebbe essere questo. Accendo la mia Mini e vado ad appoggiare la ruota della mia Mini contro questa ruota. Le batterie sono praticamente bollite, adesso faremo poi anche una prova ricaricandola, però abbiamo visto che il valore massimo raggiunto è di 13 km/h, ok? Insomma, è una Mini ferma da tipo 2 anni che avevo sullo scaffale e quindi insomma volevo giusto farvi una prova, ma non focalizziamoci sul valore effettivo. Questo però è un discreto strumento da questo punto di vista, perché ci permette comunque di capire quella che è la velocità complessiva della mia Mini 4VD senza andare effettivamente a isolare il motore, perché andando ad appoggiare la ruota vuol dire che sto prendendo in causa non solo il mio motore ma anche l'alimentazione, cosa che riusciamo a simulare anche direttamente da questo multitools nella funzione che vedevamo prima, ma in realtà sto prendendo in causa che cosa? Tutta la trasmissione fino agli assali e alle ruote. Veramente molto molto comodo. Avere già l'abbinamento di queste due funzionalità secondo me è molto interessante, veramente tanto. Tra l'altro, tra le funzioni che si possono andare a selezionare, vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio, qui c'è proprio l'andare a definire quella che è la trasmissione, il rapporto di trasmissione che è stato inserito, quindi 351, 371, 41, 421, 51 e via dicendo, no? Quindi già questo ci dà modo poi effettivamente di andare ad impostare un ragionamento un pochino più complesso. Vediamo ora effettivamente la funzione di Gauss-Meter. Ferma subito, prima che andiamo troppo avanti. Parliamo un attimo del Gauss-Meter. Il Gauss-Meter ha la funzionalità di andare a misurare effettivamente quella che è la forza magnetica all'interno dei magneti permanenti del nostro motorino. Questo dato perché è importante? Perché la forza dei magneti può effettivamente andare a condizionare quella che è la resa finale del nostro motore. Principalmente i dati che vengono influenzati di più sono la coppia e ovviamente i giri a vuoto. Piccolo punto di attenzione, però un valore più alto a livello di Gauss non vuol dire assolutamente, o meglio, non è assolutamente direttamente proporzionale a quanto sarà veloce il nostro motore. Un motore con più capacità, più forza magnetica potrebbe avere più tiro, sì, ma magari molti meno giri a vuoto. E magari invece un motore con forza magnetica più bassa potrebbe sembrare che vada molto di più perché ha degli alti giri, però in realtà magari sotto carico non proprio. Quindi il Gauss-Meter non è che serva proprio a trovare il motore magico, ragazzi, e neanche quello definitivo. Serve più che altro a confrontare un motore con l'altro, in realtà. Capire se c'è un bilanciamento dal punto di vista della forza magnetica che i suoi magneti applicano, quindi possiamo definirlo bilanciato da questo punto di vista. Vedere anche cosa succede tra un motore nuovo e un motore usato, se nel tempo cambia questo valore, e andare ad aggiungere così dei dati tecnici a quella che è una sorta di classificazione dei nostri motori per poter scegliere qual è il migliore da utilizzare poi in gara. Il modo giusto di utilizzarlo qual è? Posizionare il motore sempre nella stessa posizione, e questo strumento in questo ci aiuta perché il posizionamento del motore è guidato tramite questo inserto che vi facevo vedere prima, così come la stessa distanza, perché andando ad incastrarlo qua non è che se ne va in giro. Ovviamente, come sempre, è uno dei dati che potrebbe essere tranquillamente abbinato a tutti gli altri dati che vengono fuori da qua, come l'assorbimento del motore, il numero dei giri, i chilometri orari sullo speed checker, per avere così un quadro un pochino più completo. Quindi, giusto per riassumere, dato che non avevamo mai parlato, per questo vi sto facendo questa piccola digressione, il Gauss-Meter non è che vi dice quale motore sia migliore rispetto agli altri, ma vi aiuta ad ampliare comunque il set di dati nel momento in cui andate a confrontarne più di uno. E ovviamente, dato che so che siete tutti veramente molto bravi nel confrontare i dati con metodo e con rigore, così avere altri due dati da aggiungere al nostro set male non fa. E dopo questo mini corso gratuito, si intende, la schermata, ve la faccio rivedere, del battery meter non fa nient'altro che dirci abbastanza rapidamente
quanta durata c'è ancora all'interno della nostra cella in percentuale, le nostre celle, il valore in volt complessivo, e ne dà uno solo, presumo sia il totale diviso 2, quindi non sta leggendo singolarmente le celle, ma sta facendo un banale diviso 2, presumo. Però comunque è un'interessante aggiunta anche questa. C'è una quinta icona qui a menu che viene denominata Dyno, che è effettivamente collegabile tramite questa porticina che vediamo qua, che dovrebbe permettere appunto di collegare una sorta di speed checker esterno a un device. Vi lascio qui un'immagine che viene fatto anche dallo stesso produttore G-Lab. Credo si possa andare ad inserire l'elettronica del vecchio speed checker in questo sorta di banco un pochino più elastico in termini di misure, e che possa dare appunto lo stesso valore che poi ci andrebbe a dare anche in maniera un po' più rapida questa rotella che va qui a girare come speed checker. Da un punto di vista di taratura abbiamo la possibilità di settare la dimensione del roller che viene utilizzato per questa rotella, nel caso dovessimo cambiarlo, dovessimo fare delle variazioni. Se nel caso in cui dovessimo utilizzare delle ruote di diametro diverso, possiamo andarle a settare da qua. Possiamo andare a settare il cappuccio del motore, presumo la tipologia dovrebbe essere questo, ma lo verifichiamo. Andare a tarare effettivamente i giri in termini di RPM sulla ruota, la luminosità, la sensibilità anche dei bottoni, tipo questo che sto utilizzando ora, e anche la calibrazione degli RPM del motore. Quindi insomma mi sembra che sia abbastanza completo da questo punto di vista. Non ci sono altre funzionalità, come vi dicevo ha una batteria ricaricabile ma che effettivamente non viene realmente sfruttata per fare il tutto, soprattutto per quanto riguarda l'RPM checker, perché effettivamente passiamo dalle batterie nostre. Per me questa è un'ottima qualità, è veramente una funzionalità interessante. Ancora non avevo visto questa cosa impiegata in questa tipologia di tool ed è uno dei motivi per cui ho deciso oggi di farvelo vedere, perché secondo me può essere veramente molto utile ad aprire la strada a delle rilevazioni un pochino più vicine alla realtà. Che altro dirvi ragazzi, secondo me questo Multitool Mini 4VD è veramente molto interessante, può tranquillamente entrare di diritto tra i giochini, gli strumenti che utilizziamo abitualmente nel mondo Mini 4VD, che è fatto di rilevazioni, di analisi a casa principalmente. Questo è uno strumento di preparazione, uno strumento da utilizzare per catalogare, per ragionare e per classificare sia i motori che le nostre batterie. Credo di avervi dato una panoramica abbastanza esaustiva, però magari mi sono dimenticato qualcosa, quindi vi invito qui eventualmente a scrivere qui sotto nei commenti e farci sapere cosa ne pensate. Lo so, questo video è stato fin troppo serio, ma tranquilli, dal prossimo si torna a cazzeggiare. Questa sicuramente la rimettiamo sulla mensola perché non la uso da tempo immemore e stava talmente tanto bene là che adesso ci torno. Che altro dirvi ragazzi? Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale e cliccare la campanellina se ancora non l'avete fatto. Volevo ringraziare tutti i nostri abbonati che ci stanno sostenendo, tutti i nuovi iscritti, benvenuti nella community. Vi ricordo che c'è un fantastico canale Telegram che vi aspetta per confrontarvi con ormai più di 600 membri super attivi. E basta, non ho nient'altro da dirvi se non addio piacendo. Arrivederci e alla prossima. Ciao!